Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, ovvero questa borsetta che avrete visto meglio nell'anteprima, un progetto veramente semplice, facile e veloce da realizzare, perfetto per le principianti. È un modello stile baguette, ma per lavorarla ho utilizzato tecnica granny che ho poi un po' impreziosito ed arricchito con questa fascia centrale che funge anche da chiusura. Per questo progetto ho utilizzato il cordino Inda, tra l'altro ho utilizzato 2 nuove colorazioni. Comunque nel box informazioni qui in basso vi lascerò il link diretto al sito insieme al mio codice sconto di 5 euro che è valido comunque su tutti i prodotti presenti sul sito. Per quanto riguarda la chiusura ho utilizzato una chiusura che avevo già in casa, però sul sito di Borgo dei Pazzi trovate altre differenti chiusure, quindi potete prenderle direttamente da lì ed usufruire comunque del codice sconto. Ho applicato comunque poi una catenella, ma questa diciamo che bene o male ce l'abbiamo tutte. Comunque potete anche variare, mettere una tracolla o realizzare il manico con lo stesso cornino. L'ho anche foderata, evento più unico che raro, quando riesco a trovare il tempo le fodero. Comunque è un progetto molto semplice che è facilmente replicabile e volendo potete utilizzare anche degli avanzi che avete in casa, perché per realizzarla ho utilizzato veramente pochissimo cordino, sia del colore principale che del colore secondario. Quindi se avete degli avanzi in casa e non sapete cosa farne, questo è il progetto che fa per voi. Comunque non mi perdo in chiacchiere, mi raccomando, se la realizzate taggatemi nei vostri progetti, condividete il video con tutte le vostre amiche creative, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate ovviamente. Continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Ora vediamo un po' l'occorrente e poi possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo circa 200 g di cordino Inda nella colorazione numero 43, circa 50 g di cordino Inda nella colorazione numero 44, una chiusura a girello, nel mio caso utilizzerò questa chiusura quadrata, 2 moschettoni, una catena per tracolla, io ne ho utilizzati circa 2 metri, lavoreremo il tutto con l'uncinetto numero 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione dei pannelli fronte e retro e sarà estremamente semplice in quanto andremo ad utilizzare la tecnica granny. Quindi procediamo facendo un anello magico che bloccheremo ovviamente con una catenella, quindi inseriamo un uncinetto, prendiamo il filo e blocchiamo con una catenella. A questa catenella ne aggiungiamo altre 2. Quindi avremo alzato il lavoro e sostituito la prima maglia del giro. Procediamo lavorando all'interno di questo cerchio altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Avremo quindi in totale 4 maglie. Facciamo 2 catenelle di separazione e andiamo a lavorare 7 maglie alte. E 7. Di nuovo 2 catenelle, se occorre stringiamo un po' il cerchio e lavoriamo 4 maglie alte, quindi le ultime di questo giro. 1, 2, 3 e 4. Ora possiamo chiudere completamente il nostro anello magico, tiriamo per bene questo filo e questo sarà il risultato. Ovviamente lavorando in questo modo, quindi avendo più maglie alte sulla parte sottostante, otterremo una borsa a forma baguette, quindi molto lunga e poco alta.
Se vogliamo una borsa normale possiamo anche partire con 4 maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte. In questo modo verrà un po' più squadrata. Quindi in base ai vostri gusti sistemerete le maglie, potete anche aumentare quelle sui laterali, ma comunque quelle poi vanno ad aumentare in automatico. Quelle che dovete cambiare sono quelle in basso. Io, siccome voglio ottenere comunque una forma baguette, quindi larga e stretta, ho lavorato più maglie alte sulla parte bassa. Quindi a questo punto voltiamo il lavoro e procederemo lavorando una maglia bassa nel primo punto ed una maglia bassa sulla maglia bassa. In questo modo avrò sostituito la prima maglia alta. Procederò lavorando una maglia alta nei punti successivi fino ad arrivare nello spazio formato dalle catenelle. Nello spazio andiamo a lavorare 2 maglie alte, una e 2 catenelle ed altre 2 maglie alte. Quindi questo sarà il procedimento che dovremo ripetere in ogni spazio formato da 2 catenelle. Poi procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante, facendo attenzione a lavorare anche questa maglia che potrebbe risultare nascosta con l'aumento che abbiamo appena lavorato. Quindi ci assicuriamo comunque di lavorare il numero totale di maglie che abbiamo in basso. Io qui ne ho 7, quindi dovrò comunque avere 7 maglie alte. Poi ovviamente ci sono gli aumenti qui sui laterali. Ok, poi abbiamo lo spazio, al suo interno ci lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E andiamo poi ad ultimare il giro lavorando una maglia alta nei punti restanti. E vedete, questo è il risultato. Procederemo in questo modo per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, quindi si procede sempre nello stesso identico modo. Io ora volto il lavoro, alzo il lavoro facendo una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa e poi continuo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante e nello spazio formato dalle 2 catenelle lavoro l'aumento formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ovviamente questo procedimento va ripetuto anche nell'altro spazio. E poi procedo lavorando una maglia alta nei punti successivi comunque restanti. Quindi raggiungiamo il numero totale di giri indicati e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Lavorati tutti i miei giri, quindi ho raggiunto 10 giri totali, il mio pannello misurerà 14 cm in altezza e 28 cm in larghezza. Ovviamente potete anche aumentare tranquillamente il numero di giri se volete una borsa più grande. A questo punto dovremo andare a fare un ultimo giro che comprenderà anche la rifinitura della parte superiore, ma faremo alcune variazioni. Quindi voltiamo il lavoro e procederò lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare nello spazio formato dalle catenelle. Quindi lavoro una maglia bassa per ogni punto
Una volta arrivati nell'angolo lavoreremo una sola maglia bassa all'interno di questo spazio, mentre poi procederemo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante sul lato più lungo, quindi vado ad inserirmi esattamente in questo punto e procedo lavorando una maglia alta, quindi in questo giro non lavorerò aumenti. Procederò in questo modo fino ad arrivare nel prossimo spazio dove all'interno lavorerò una sola maglia bassa e poi procederò lavorando una maglia bassa su ogni punto sottostante fino ad arrivare in questo punto. Lavorato anche quest'ultimo punto, procederemo con la rifinitura della parte superiore, quindi in questo stesso punto vado a lavorare una maglia alta perché la rifinitura la farò a maglia alta e procederò lavorando una maglia alta per ogni punto sottostante. Conterò 2 maglie alte per giro di maglia alta, quindi lavoro una maglia alta in questo punto, una maglia alta nel punto successivo ed una maglia alta in questo punto qui, che sarebbe la seconda parte della maglia alta. Poi qui c'è l'altro giro di maglia alta, quindi procedo lavorando una maglia alta nella prima parte della maglia alta sottostante ed una maglia alta nella seconda parte. Quindi calcolerò 2 maglie alte per ogni giro di maglia alta. Procederemo in questo modo fino a questo punto. In questo punto qui faremo una sorta di diminuzione, quindi inseriamo l'uncinetto nell'ultima asola disponibile, prendiamo il filo, non chiudiamo, inseriamo l'uncinetto nella maglia successiva, quindi qui abbiamo le catenelle iniziali, noi ci inseriamo qui, prendiamo il filo, abbiamo 4 asole sull'uncinetto e le andiamo a chiudere tutte insieme in questo modo e poi procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad ultimare il giro. Lavoro l'ultima maglia alta esattamente alla base della maglia bassa ed ora posso tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro laterale, ora possiamo andare a foderare e poi procedere con l'assemblaggio. A questo punto dobbiamo foderare, quindi prendiamo un pezzo di tessuto e ci posizioniamo al di sopra i 2 pannelli. Taglieremo il pezzo di tessuto che successivamente sagomeremo in base alla forma dei 2 pannelli. Infatti, come potete vedere, io vado a segnare sul tessuto con una matita, potete utilizzare un gessetto, tutto il contorno del mio pannello e poi vado a ritagliare, dopodiché lo fisso con degli spilli sul pannello e vado semplicemente a cucire. Una volta cucita tutta la fodera, ovviamente ripeterò lo stesso procedimento anche sull'altro pannello e questo sarà il risultato. Ora non ci resta che cucire i 2 pannelli insieme
Cuciremo i nostri pannelli dall'esterno, quindi li posizioniamo rovescio contro rovescio in questo modo e con dei marcapunti andiamo a segnare il punto di inizio e di fine cucitura. Quindi calcoleremo esattamente l'ultima maglia alta lavorata su un pannello e l'ultima maglia alta sull'altro pannello, quindi in questo modo facciamo combaciare i punti. Ripeteremo lo stesso procedimento anche sull'altro angolo. Dopodiché prendiamo ago da lana, lo stesso cordino o un cordino in contrasto lo fissiamo tra le maglie. Ce lo portiamo quindi all'esterno ed inizieremo a cucire, quindi portiamo il filo all'interno, dopodiché usciamo al centro della catenella, ovviamente quella che avevamo marcato, e andiamo a fare una passata prendendo le metà catenelle esterne, quindi in questo modo, e andremo a cucire tutti i punti che abbiamo qui nello stesso modo, quindi prendendo solo le metà catenelle esterne i punti combaceranno, quindi non avremo nessun problema. Volendo potete cucire anche dall'interno e poi risvoltare la borsa, potete farlo con maglia bassa in costa, così vi verrà anche un pochino più profonda. Una volta cuciti tutti i punti, ho cucito anche l'ultimo punto, ho fatto una doppia passata, io vado semplicemente a bloccare il filo facendolo passare per bene tra le maglie e poi lo sigillo bruciandolo un pochettino. Questo sarà il risultato, ora andiamo a creare la fascia di chiusura. Facciamo un cappio ed avviamo 8 catenelle o comunque in base alla larghezza che volete dare alla vostra fascia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Queste catenelle ricordatevi che comunque devono andare a ricoprire la chiusura che utilizzerete. Quindi nel mio caso io utilizzerò questa e 8 catenelle vanno più che bene. Nel mio caso 8 catenelle corrispondono esattamente a 4 cm e mezzo. Quindi a questo punto, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, vado a lavorare una maglia bassa in ogni catenella e procederò in questo modo fino a raggiungere la lunghezza che mi occorre. Quindi lavorerò a righe di andata e ritorno tutte a maglia bassa. Il numero totale di righe lo troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi voltiamo il lavoro e si procede sempre a maglia bassa. Non faccio la catenella per girare, così il bordo resta un po' più pulito. E continuo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Raggiungiamo le misure e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato 70 righe che nel mio caso corrispondono a 40 cm. Voi ovviamente dovrete regolarvi sempre con la borsa che avete realizzato, quindi posizionate la fascia in questo modo, deve andare a ricoprire tutta la borsa e deve fuoriuscire di un pochino, quindi vi do anche la misura più o meno di quanto deve fuoriuscire. Quindi deve fuoriuscire più o meno di 6 cm e una volta fatto questo dobbiamo andare a creare lo spazio per la chiusura, regolandoci con la chiusura che abbiamo. Quindi io ho questa qui quadrata, devo lasciare uno spazio quadrato, quindi volto il lavoro ed alzerò inizialmente il lavoro non con le catenelle ma sempre con le maglie basse una sopra l'altra e ne farò 4. Quindi la prima la faccio sulla base,
poi ne lavoro un'altra prendendo la solina di quest'ultima e lavoro un'altra maglia bassa, ripeto lo stesso procedimento con l'ultima maglia bassa lavorata e lo ripeto ancora una volta, quindi avrò sostituito la prima maglia alta doppia. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a lavorare una maglia alta doppia nel punto successivo, quindi chiudo le asole 2 per volta, dopodiché lavoro 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Anche se le catenelle di base sono 3, comunque è meglio fare qualche catenella in più in modo che il lavoro resti non troppo teso. Dopodiché carico il filo 2 volte sull'uncinetto e vado a lavorare una maglia alta doppia nel penultimo punto. E nell'ultimo punto. Quindi questo sarà il risultato. Possiamo fare anche una prova e come potete vedere ci sta, anche se io voglio posizionarla in questo modo ci sta comunque. Ora dobbiamo andare a rifinire la parte superiore, quindi volto il lavoro e vado a lavorare una maglia bassa in ogni maglia sottostante. Nello spazio formato dalle catenelle vado a lavorare 4 maglie basse ed una maglia bassa nei 2 punti restanti. In questo modo volto il lavoro e faccio un ulteriore giro di maglia bassa e questo sarà il risultato. A questo punto possiamo o procedere con altre righe di maglia bassa se vogliamo allungare un po' la fascia, oppure andare a rifinire tutto il pannellino che abbiamo realizzato. Io lo lascerò così, quindi non andrò a fare il giro di rifinitura. Taglio quindi il filo e lo vado a bloccare tra le maglie. A questo punto, prima di applicare la chiusura, vado a fissare questa fascia sul corpo borsa. Dovremo quindi andarla a cucire innanzitutto sul fronte della borsa e l'andremo a cucire proprio qui al centro. Fisserò il filo tra le maglie della fascetta. Fatto questo, esco dal punto sottostante qui, centro per bene la fascetta. Calcolando che abbiamo un numero dispari di maglie riusciremo tranquillamente a fissarla per bene al centro. Quindi ho il punto centrale qui che corrisponderà al punto centrale della fascetta. Vado a prendere la solina, vado a prendere la prima solina disponibile sulla fascetta e vado a fissarla esattamente prendendo solo la metà catenella esterna della borsa. In questo modo farò ovviamente una doppia passata perché lo devo fissare per bene e poi passo al punto successivo dove ripeterò lo stesso procedimento, quindi prenderò solo le asoline esterne e la fisso in questo modo, punto per punto. Una volta fissata tutta la fascetta, facciamo una doppia passata nell'ultimo punto. Ora, una volta fissata, possiamo andare a bloccare il filo tra le maglie, quindi lo facciamo passare attraverso le maglie della fascetta. A questo punto dobbiamo andare a fissare innanzitutto il girello della borsa.
prima di cucire l'altra parte, perché dobbiamo fissare anche questa parte esattamente qui sul bordo. Quindi facciamo questo procedimento e capiamo dove andare a fissare il girello. Quindi una volta presa la misura, inseriamo il girello in questo modo, così sappiamo la misura precisa, e poi riapriamo. In questo modo avremo fissato le alette alla fascetta. Non ci resta che mettere la griglietta e piegare le alette. A questo punto possiamo andare a fissare anche l'altra parte, quindi facciamo questo, quindi la facciamo girare intorno alla borsa e magari con 2 marcapunti la teniamo un attimino ferma, prendiamo il filo e andiamo a cucirlo sempre qui sul bordo, prendendo le asoline esterne della borsa. Fissiamo il filo sempre sulla fascetta facendolo passare attraverso le maglie. Lo facciamo uscire dalla maglia laterale, poi lo vado a fissare entrando nella solina al di sopra della fascetta e prendendo la metà catenella esterna del pannello. In questo modo poi farò questo procedimento, andrò a prendere tutte le asoline interne della fascetta e le asoline esterne del pannello. Comunque devo andarlo a cucire, volendo potete utilizzare anche del filo di nylon, così potete fare una cucitura più comoda, il filo non si vedrà. Ultimo punto, lo cuciamo comunque nello stesso modo. Ci facciamo una doppia passata per fissare bene il filo. E poi, come abbiamo fatto per la parte davanti, andiamo a far passare il filo attraverso le asole della fascetta in modo da fissarlo. Ed ecco qui tutto perfettamente cucito. A questo punto non ci resta che applicare l'altra parte della chiusura. Quindi, come vi avevo già detto, la posizionerò in questo modo, ma se preferite potete posizionarla anche in questo modo, o comunque se avete una chiusura diversa scegliete come posizionarla. La vado a fissare facendo passare la lavorazione ovviamente all'interno del quadrato e tenendo scoperte le parti che ospiteranno le viti. Una volta fatto questo, posiziono l'altra parte al di sopra e vado ad avvitare. Bene, questo sarà il risultato. Ho dovuto invertire il girello perché l'avevo posizionato dritto, come se la chiusura la dovevo applicare dritta, quindi ho semplicemente spostato qui la fascetta e l'ho posizionata nel modo corretto, quindi volendo il girello lo potete anche applicare dopo. Quindi questo è il risultato. Bene, prendo la mia catena che ho precedentemente unito in cerchio, quindi è tutta chiusa. Inserisco il moschettone proprio qui sul laterale e lo faccio fuoriuscire da una maglia. Ovviamente l'ho fissato proprio dove c'è la cucitura. Faccio lo stesso anche sull'altro lato. E all'interno dei moschettoni vado a fissare la catena, quindi la vado proprio ad inserire all'interno in questo modo. Ripeto lo stesso anche sull'altro lato. E questo sarà il risultato finale. Ovviamente potete variare la tipologia di manico, potete fare il manico con il secondo colore, potete realizzare quindi un manico tubolare, potete applicare una tracolla in pelle, potete personalizzarla secondo i vostri gusti. Ma comunque resta un progetto veramente molto semplice, facile e veloce da realizzare. Nello stesso tempo potete anche smaltire degli avanzi, perché per realizzare questa borsetta ho utilizzato veramente pochissimo filato, come potete vedere
pochissimo sia del colore principale che della fascetta, quindi se avete degli avanzi da smaltire, magari due colori che vi piacciono particolarmente ma non sapete cosa realizzare, questo è il progetto che potrebbe fare per voi. Per questo progetto ho utilizzato filato Borgo dei Pazzi, nello specifico il cordino Inna. Vi lascio nel box informazioni qui in basso il link diretto al sito insieme al mio codice sconto di 5 euro che è valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete mi raccomando taggatemi nei vostri progetti, condividete il video con tutte le vostre amiche creative, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!